Signori e signori, io l'ho già detto in passato ma lo voglio riproporre, perché nella sua visione il futuro è croccante e in questo presente io vi presento Alex Lo Stocco. Applauso, forza, forza, entusiasmatevi. Alex, io sono troppo entusiasta nella vita, tu? Aspetta che vi facciamo accendere. Accendetemi Alex per piacere. Vai, prova. Finché non sforno e non si sente il crunch, l'applauso non parte. Esatto. Allora, caro Alex, cosa facciamo quest'oggi? Vedo, insomma, veramente già qualcosa di estremamente meraviglioso. Raccontaci. Allora, oggi una delle mie forme della pizza croccante faremo un padellino, quindi questa pizza più alta, però sempre in versione super crust, quindi questa doppia crosta croccante ripiena sopra e sotto. Ok, e che cosa hai pensato, insomma, di aggiungere per rendere questa esperienza ancora più wow? Allora, qui abbiamo lavorato un po' con le nostre farine, sempre la tipo 1 in purezza con germe di grano, la mia farina preferita. Sì. In questo caso ho aggiunto anche semi misti, girasole, sesamo, miglio, e sono andato anche ad inserire questo ingrediente che dà questo colore naturale più cappuccino al prodotto, che è questo estratto di malto tostato, malto d'orzo tostato, che uno dice ma una parola così l'abbiamo sempre utilizzato anche da piccoli, detta in maniera più povera, l'orzoro. Quindi l'estratto di malto d'orzo tostato è quello che noi conosciamo, quindi praticamente questa polvere dà un po' più di carattere in questo prodotto, in caso per differenziarlo anche dalle altre mie pizze. Ma pazzesco! Sì. E come ti è venuto in mente? È stato un ricordo di infanzia o semplicemente hai detto vai, voglio testare? No, non è un ricordo di infanzia, è stato proprio è uno degli ingredienti che si può utilizzare, si utilizza molto in panificazione e noi pizzaioli andiamo molto a guardare i panificatori oltre che i grandi chef per prendere sempre magari spunto, e infatti uno dei pani multicereali più conosciuto è proprio con questo estratto di malto d'orzo, quindi da lì ho creato la mia padellino. Bene, siete curiosi? Abbiamo stimolato la vostra curiosità? Vogliamo vedere quanto il nostro futuro sarà croccante? Ho bisogno di un applauso per Alex Lo Stocco, se no niente, li facciamo mangiare. Alex, che dici? Ecco, adesso mi piace, adesso inizia qualche applauso. Esatto, allora, che facciamo? Vedete, non è bianca, c'è una tipo 1 di base, però questa parte di semi è proprio questa polvere, questo estratto di malto d'orzo tostato che dà questo effetto più cappuccino. Ok, bello l'effetto cappuccino. Sì. Quindi andiamo direttamente in forno, giusto? Qui direttamente in forno, e chiaramente questa è una base che ha bisogno di minimo 15 o 20 minuti di cottura totale. Noi la andiamo a lavorare in doppia cottura, quindi abbiamo fatto già una prima cottura. Andiamo perfetto. Ovviamente insomma a monitorare tutte le temperature. Abbiamo fatto già una prima cottura, adesso andiamo solamente a lavorare. Qui ci avviciniamo molto a tutto quello che è il mondo degli chef. Siamo abituati ancora a vedere molto la pizza come pizza espressa, cioè io prendo la pagnottina, la pallina, la stendo e la lavoro. Questo è il classico lavoro che si fa in una pizzeria che fa pizza napoletana, pizza classica. Su tutto il mondo della pizza croccante, pala, teglia, padellino, questo mondo si può anticipare molto la cottura con una prima e una seconda cottura. Quindi io faccio una prima parte, metto in stand-by il prodotto con la precottura e poi quando è il momento del servizio, come adesso, vado a rifinire, quindi a fare questo warm up finale. Bellissimo. È come cucire un vestito, no? Alla fine vai ad aggiungere i dettagli e vai a rendere ancora più scintillante quello che sarà poi il gusto e la qualità di questo prodotto che vi stiamo per presentare. Senti Alex, io ovviamente, tu già sai perché ci conosciamo che amo raccontare le storie, ma com'è nata questo grande amore, questa dedizione? Allora, l'amore per la pizza è nato dall'altra parte, un po' come sono loro. Come sono loro, io ho iniziato a fare le consegne in pizzeria, quindi c'è una storia bellissima. Studiavo alberghiero e ho iniziato a cercare di portare un po' di soldi a casa, e il delivery è uno di quei lavori che può fare chiunque. Certo. Ti metti lì, ti danno le pizze, le metti sullo scooter e le consegni, quindi è il lavoro perfetto.
Quando rientravo però, poi me l'ha fatto notare molto il mio maestro, il mio primo maestro, ha detto che rispetto agli altri che facevano delivery ero l'unico che quando rientrava, mentre aspettava la consegna successiva, non si metteva fuori a parlare magari con tutti, ma mi mettevo davanti qui e guardavo loro che si muovevano. Da lì quindi ha capito che forse c'era qualcosa. Io ancora non avevo. Uno scintillio. Come si è liberato il posto al forno, mi ha messo subito al forno e quindi da lì piano piano mi sono innamorato di questo lavoro. Quindi pazzesco. Diciamo, è diventata un po' parte della vita, anzi, tutta la vita. Quindi questo che vogliamo condividere è che da una vetrina, no, guardando con umiltà e veramente con la qualità che poi assaggerete del nostro Alex, si può diventare, diciamo, quello che magari il futuro ci prospetta, però in questo caso il futuro è croccante, ve lo assicuro io, perché Alex fa la differenza. Questa è stata praticamente una frase nata, eravamo un gruppo di 20 pizzaioli, 19 pizzaioli napoletani, era un evento. Io ero l'unico che aveva un forno elettrico, era 15 anni fa, gli altri avevano tutto il forno a legna, l'unico che stava facendo pizza croccante in quel momento in un evento molto importante. A un certo punto sono venuti tutti da me, siamo amici, quindi per prendermi un po' in giro, a un certo punto gli ho detto guarda, ridete quanto volete, il futuro è croccante. Applauso signori, il futuro è croccante! Ed da è lì qui. si sono bloccati, ho detto oh cavolo, girati tutti e quindi diciamo quello è stato un po' l'effetto e la nascita un po' di questa frase che mi accompagna un po' il mio percorso, la mia pizza è croccante. Varie forme, dalla pala alla teglia, alla tonda o al padellino, ma la matrice che quando la mangi è anche l'effetto sonoro del croccante. Pazzesco, ha proprio del sound la pizza del nostro Alex Lo Stocco. Io diciamo è un pochino, lo fai sempre caro Alex, mi anticipi le domande, perché quello che volevo chiederti è proprio questo, la croccantezza è sicuramente una caratteristica tecnica, però possiamo dichiarare che è un vero mood di identità, no, per te? Sì, per me è proprio uno stato mentale. Uno stato mentale, state of mind. Uno stato mentale, io sono fissato con il croccante e è diventato oggi, per quanto riguarda la mia visione, è un linguaggio la pizza croccante, quindi è un linguaggio alternativo alla pizza morbida napoletana che comunque esporta in tutto il mondo e che apprezzo tantissimo. No, effettivamente è un'identità ben precisa. Nel momento in cui insomma noi andiamo ad ascoltare questo sound sappiamo che c'è la firma, la signature di Alex Lo Stocco. Diciamo che con la pizza croccante mangiamo con tutti praticamente i sensi, anche con l'udito, con l'effetto diverso. Che bello. Allora, questa la andremo a farcire un po' all'interno, sì. Quindi mentre finiamo gli ultimi 30-40 secondi di rifinitura con degli ingredienti molto freschi. Questa versione si chiama Umare, è presente nel mio primo libro La nuova pizza croccante, pubblicato nel 2021. In primavera viaggia con le puntarelle, wow. Mentre invece quando finisce il periodo delle puntarelle è con questo finocchio marinato al lime. Aspetta, finocchio marinato? Al lime. Al lime, quindi insomma eccola qua. Sì, la sforniamo. Avvicinatevi. Come on, come here. Allora vi faccio see. vedere l'effetto un po' più cappuccino. Ok. Allora, iniziamo a farcire qui, quindi andiamo con la nostra stracciatella. Stracciatella. Qui ne No metto translation, stracciatella is international in the world. Ok. worldwide. Yes. Quindi stracciatella. La vado ad allargare. Poi andiamo a mettere questo Il nostro finocchio marinato al lime. Marinato al lime. Questa fa quasi 24 ore di marinatura al lime. Ok. Qui lo andiamo ad allargare. Eccoci qua. Freschezza mediterranea. E anche qua il profumo è veramente incredibile. Ok, da qui la prima parte è fatta. Chiudiamo e dobbiamo andare al taglio. Ok, are you ready for the crunch, for the sound of Alex Lo Stocco? The sound of crunch. Sound of crunch. The sound of Alex. Allora, questa noi Alex adesso Clock. la andiamo a dividere. Sì. E la dividiamo. Applauso, ho bisogno di un applauso. Vai.
Ok, Eccola qua. una volta che l'abbiamo separata, Cosa qui facciamo? andiamo a finirla anche sopra, quindi questo effetto praticamente della doppia farcitura. Qui vado a mettere ancora un po' di stracciatella, Quindi stracciatella. sì, la base fresca che lega un po' come latticino, qui preferisco proprio utilizzarla. Ok. Poi questa alice del Cantabrico, questa acciuga del Cantabrico che ha fatto praticamente un po' più di maturazione, per avere ancora questa sapidità più marcata, proprio per dare questo effetto di umami di questa pizza che si chiama umare. Quindi qui vado con l'alice. La andiamo a completare. Sì. Queste puoi iniziare a farcire le gambe. Esatto, qui. perché ovviamente insomma i nostri ospiti sono tantissimi e vogliono assaggiare il super crunch di Alex un lo cucchiaio di questo e Stocco. poi questo. E infine, qui andiamo a chiuderla con del pepe di Timut, vai. che dà questo effetto un po' speziato, un po' agrumato. Ma guarda, gli odori sono incredibili, cioè si sente ogni ingrediente veramente con un suo profumo ben Gel al lime, preciso. eccolo qua. Eccolo qua. Poi qui il lime lo utilizziamo anche sopra e mettiamo questo gel al lime. Ah, gel al lime. Vai. Eccoci qua. Non solo la bellezza, non solo la croccantezza, ma anche veramente un'estetica sopraffina e studiata. Ok, dell'aneto. L'aneto. E poi un olio extravergine d'oliva. Qui ho monocultivari Trana, Ok. che è vicino casa. Ok. È dove si producono le olive di Gaeta, ma vengono chiamate, diciamo come nomea, olive di Gaeta, ma vengono prodotte anche a Itri. Ah, è Quindi loro sono meraviglioso. un po'. Quindi è la Bene. qualità itrana. È completa? Questa è completa, farcita all'interno e sopra. Qui l'effetto, quando l'assaggerete, è di questa doppia crosta croccante che si scioglie in bocca, quindi questo è un po' Perfetto. l'effetto. E allora, Bravo. signori, siete pronti ad assaggiare umari del nostro Alex lo Stocco? Non vi sento, sì, mi sa di sì. Ed eccola qui. Assaggiate e fateci sapere, subito vogliamo testare. Vai, bravo, si capisce. You wanna try in English? Ok, because you see Yeah, me. you're welcome. Please. Thank you. This is umari. Andiamola a servire. Alex, nel frattempo che serviamo, quali sono gli obiettivi futuri? Che cos'è che ti vuoi promettere Allora, in questo future? diciamo che l'anno scorso ho fatto partire il mio nuovo studio all'interno di un vecchio mulino, No, pazzesco. che oramai non macina più, e si chiama l'antico mulino creativo. Wow. È proprio dietro casa, dove io e Gabriele, che è mio fratello, Intanto facciamo un applauso anche a Gabriele. Gabriele, andavamo a giocare sì. in questo vecchio mulino che era chiuso, serrato. Quindi andavamo lì, c'era la mola, l'acqua che alimentava il mulino, e quindi abbiamo un po' ripristinato questa location, e dove all'interno del mio studio faccio ricerca e sviluppo di tutte le mie attività, e magari quest'anno o nel prossimo anno cercare di far diventare quel progetto di mulino, antico mulino creativo, un locale, quindi uno store dove portare la pizza croccante. Ma noi non vediamo l'ora di vedere questa meraviglia. Allora, li vedi? Sono affamati. Vai. Sì, noi ci Andiamo siamo, a completare anche questo. Vado al taglio. Oh, l'avete sentito il crunch? You hear the crunch? Yes. Ok, perfetto. Ok. Anche questa la finiamo. Stessa cosa, la rimetto sopra. Voilà. Sì, falla tutto così, live, fai vedere Sì. la meraviglia. Stracciatella. Stracciatella, così poi possiamo stendere l'acciuga sopra. Eccoci qua, su ogni fetta, la ricerca del nostro Alex lo Stocco e anche la bellezza, perché sono veramente opere d'arte. Andiamo con l'alice, che dà quella sapidità come ci stavi raccontando. Assolutamente sì, quindi vado col filetto d'alice. Ok. Gel al lime. Vai, gel al lime. Eccoci qua.
This padellino, the name of this padellino is Umari, the sea, no? Possiamo tradurre così in inglese. È proprio un incrocio tra umami e mare. E umami. Qual è il ricordo più bello che hai del tuo mare? Del mio mare? Sì, del mare, insomma, no? Del momento in cui si sta al mare, si condivide magari, non lo so, un cibo buono. Legato proprio al mare, il primo bacio. Il primo bello. Il primo bacio al mare. Al mare. È stato, quindi. Eccoci qua. Ok, un po' di pepe e questa l'abbiamo anche conclusa. E siamo pronti? Are you ready? Siamo pronti. Do you wanna try? Yes, of course. This is our Please. Alex Lo Stocco for the Best Pizza Awards. And this is his padellino and the name is Umari, the sea. Non vale la translation in questo caso, secondo me non dà quel senso di appartenenza. Perfetto, ma non vi preoccupate che la facciamo assaggiare anche a voi. Vai, ok, ecco, ce n'abbiamo un'altra. Ne facciamo sì un'altra. Alex, ovviamente tu hai raccontato del tuo impasto a cui dedichi sicuramente, insomma, tanto lavoro, no? Sei sicuramente un cultore dell'impasto, possiamo dire questo. Ci vuoi definire e raccontare un po' meglio? È la base dove magari noi pizzaioli ci siamo concentrato molto negli ultimi anni, cercando di far diventare un po' la nostra pizza più friabile, più leggera, con questo morso un po' più corto, cioè la masticazione più veloce, più light. E quindi tutto il lavoro è arrivato lì. C'è stato un momento in cui abbiamo puntato a fare molte alveolature, quindi si lavorava sull'impasto per alveolare molto, poi invece abbiamo iniziato a puntare su questa scioglievolezza che ritrovate anche in questa Che ritrovate? umare. Allora, vado con l'altra. Vai con l'Alice. How we can translate scioglievolezza in English? I don't know. Melt, ok. Melting. Quindi andiamo con l'Alice, ovviamente tutti i prodotti ricercati, una qualità estrema, ma soprattutto un prodotto che fa crunch al primo morso, perché con Alex Lo Stocco the future is crunchy, possiamo dire Questa così. si può tradurre. Gel di lime, ormai gli ingredienti ce l'ho tutti completamente registrati nella mia mente, e questo padellino si chiama Umari. Ok. Eccoci qua. Chiudiamo con dell'aneto. Aneto. E il Pepe. Itri, olio trano. Alex, siamo Vai. stati bravissimi in tempi record a realizzare una meraviglia che ovviamente sa di presente e sa di un futuro croccante. Io, dato che avete ancora le mani libere, the hands are free, vorrei un applauso fortissimo per il nostro Alex Lo Stocco. Grazie Alex. Grazie a te Stefi. Ma grazie a voi, grazie a te, l'organizzazione di Best grazie Pizza mille Awards per questa esperienza incredibile. Ok, let's try, it's the time. Vai. Let's go.